scalato oggi? Oggi purtroppo non ho scalato niente, perché devo lavorare, ci tocca lavorare. Non ho studiato perché mi sono sempre piaciuti i lavori manuali, avevo un'esigenza un po' di indipendenza da ragazzo. Volevo essere un po' indipendente, quindi sono andato subito a lavorare all'età di 16 anni, ho iniziato con monocultore meccanico, comunque ho fatto una bella formazione perché ho imparato un lavoro, perché mi occupavo di manutenzione, sistemavo macchinari industriali e ho portato avanti questo processo per almeno 12-13 anni di lavoro prima di diventare calzolaio. Mi ha cambiato, sicuramente prima ero molto una persona più stressata, cioè mi alzavo molto presto la mattina, avevo degli orari più impegnativi, facevo molte più ore, non avevo mai la tranquillità mentale, cioè stavo male. Invece adesso avere un'attività non è facile, perché essere in proprio ci sono tanti aspetti negativi, comunque si ha sempre il pensiero anche quando vai a casa, c'è sempre in mente il lavoro, però stai facendo qualcosa per te stesso, cioè stai usando il tuo tempo per qualcosa che ti piace davvero, che ti emoziona, che ti trasmette qualcosa, quindi sì, mi ha cambiato la vita. Appena trovo un nuovo stimolo mi butto, mi piace scoprire, mi piace sviscerare proprio, che sia un argomento, che sia un interesse di uno sport. Quando mi fisso su una roba mi piace approfondirla, comunque conoscerla bene. È arrivato il Covid, che siamo rimasti tutti a casa, e per me è stato un momento di super riflessione. Ero un po' stanco di fare il manutentore meccanico, perché volevo qualcosa di mio, volevo avere una mia attività. Poi nella mia famiglia c'è sempre stata questa roba dell'artigiano. Mio papà era un intagliatore, mio fratello è un apicoltore, quindi il Covid è stato un momento di riflessione. Avevo già iniziato a pensare ad altro e casualmente, portando le scarpette dal mio risuolatore, che è il laboratorio che ho rilevato, parlando con l'ex proprietario, mi ha detto che lui per problemi personali di salute voleva cedere l'attività. Quindi mi sono licenziato, ho preso questa scelta un po' rischiosa, che comunque a 30 anni non è così scontato. Non sei vecchio, però non è così scontato comunque lasciare un lavoro fisso, che mi piaceva il lavoro, però non mi dava molto. Ciao, non so se non devi fare. Devi metterlo in rete. Certo. Mi sa che non devi fare. Non avevo mai lavorato a contatto con il pubblico, quindi per me anche questa è stata una nuova esperienza. E mi sono trovato subito bene, sicuramente perché l'ambiente dell'arrampicata, non trattando una clientela vasta, quindi mettendomi a confronto sempre con arrampicatori, si sa che gli arrampicatori sono delle belle persone, cioè sono buone, capiscono, sono molto gentili, e quindi mi sono trovato subito bene, subito anche in sintonia, c'è stata subito una sintonia con i clienti. Si chiacchiera della scarpetta, si chiacchiera del sabato, la domenica, cosa è scalato, dei progetti, e quindi mi sono trovato super bene. Sono in Verigo, il paese dove c'è il laboratorio, dove nasce il laboratorio. Paese abbastanza ricco non di storia arrampicata, però nel contesto comunque della zona. Siamo un po' vicino a Lecco, che è una zona di arrampicata dove c'è parecchia storia dell'alpinismo. Io come sport ho fatto sempre karate fino a 17 anni, per me è stato fondamentale perché è stata una disciplina, mi ha formato, mi ha insegnato dei valori che poi ho ritrovato anche nell'arrampicata comunque. Possa essere lealtà, la testa, la concentrazione, il rispetto, comunque tutti i valori che magari possono sembrare scontati, però che magari in un ragazzo non sono così semplici da trovare. Io ho scelto di fare questo lavoro inizialmente perché sono appassionato di arrampicata, volevo coniugare la passione con il lavoro. È la prima cosa che ho pensato. Quando ho deciso di rilevare l'attività, la paura era quella di stancarmi dell'arrampicata. Di fare tutte e due le cose insieme sarebbe stato un po' pericoloso. Sono riuscito a trovare il mio equilibrio, che ognuno cerca dentro di sé.
Cioè è una ricerca continua, penso, delle persone del proprio equilibrio. C'è chi lo trova a 20 anni, c'è chi lo trova a 30. Io penso adesso di averlo trovato, comunque sono molto felice. Un momento divertente, quando eravamo qua al laboratorio, tranquillo, una giornata di lavoro come le altre, a un certo punto arriva un cliente tutto scioccato che mi fa vedere questa scarpetta, la prendo in mano e ho avuto un'apparizione. Ho visto il capolavoro di scarpetta fatta da un genio. Era una scarpetta e per compensarla cosa fa un calzolaio normale? Gli mette il tacco, e questo signore mi ha messo un tacco su una scarpetta arrampicata e aveva fatto tipo un taccaspillo. È stato un momento fenomenale. Palesista. Ho iniziato facendo boulder, però troppo traumatico. Non ho il fisico, mi facevo sempre male, quindi mi sono trasferito alla corda, alle multi-pitch, mi danno più emozioni. L'arrampicata l'ho sempre vissuta bene, non mi interessa niente del grado, per me è un momento di svago, devo stare bene. Per me l'arrampicata è vita, cioè lo sappiamo tutti che l'arrampicata è una malattia che non si guarisce mai, cioè ci si ritorna a essere un po' bambini, impara a conoscersi se stessi, cioè comunque l'arrampicata ti insegna tanti valori che magari a una certa età pensi di avere già scoperto, come può essere banalmente la lealtà e l'amicizia, quando ti leghi in cordata con un amico, cioè magari hai coltivato amicizie per tanti anni ma non hai instaurato questo rapporto profondo. Che sarebbe andata a morire se non ci fosse stato sto calzolaio, è come se fosse un calzolaio 2.0, c'è stata un'evoluzione che ha permesso di risuolare scarpette d'arrampicata, scarponi, e quindi perché il vecchio lavoro del calzolaio, ormai questo mondo un po' di consumismo, la qualità è scesa delle scarpe, quindi sono irriparabili. Invece nel mondo dell'outdoor è rimasta un'alta qualità, e quindi è stato possibile continuare questo lavoro, dargli una seconda vita, una seconda opportunità a questo lavoro. Sono riuscito a coniugare la mia passione, che è ovviamente l'arrampicata, con il lavoro, ho capito che era la mia dimensione. Faccio il zac, continui il discorso. A me piace molto il calcare, è più giocoso il calcare, più divertente, meno severo rispetto al granito. Oh cavolo, via del cuore dormi Martina in Trovio, bellissima via. Questo spot è sempre la soluzione. Quando non sai cosa fare, piedi in bocca e ti tiri su.